Salve, bentornati o benvenuti se questo è il primo video che vedete di questo canale. Cambio per oggi di postazione, non mi trovo nel mio solito laboratorio, ma sono qui in soffitta perché voglio mostrarvi quella che è stata l'evoluzione delle cassettiere per fumetti di cui ho fatto un video diversi anni fa, nel 2021. Quella cassettiera, quel tutorial era la versione 3.0 e quindi ci sono altre due versioni precedenti, la 1.0 e la 2.0, che voglio mostrarvi per farvi capire un po', per raccontarvi un po' quali sono le scelte progettuali che mi hanno portato dalla 1.0 fino alla 3.0. Mi trovo in un punto piuttosto basso della soffitta e sono seduto su uno sgabello, altrimenti dovrei stare chino tutto il tempo. Qui di fianco, alle mie spalle, ci sono le cassettiere 1.0 e anche delle scatole con coperchio. Sul coperchio ho fatto un video che spiega come realizzarlo. Vi metto sotto il link in descrizione così chi è interessato può eventualmente andare a guardarselo. Dicevo, le cassettiere 1.0 sono cassettiere piuttosto grandi a vano unico. Il cassetto dentro misura dunque 40 cm di larghezza per 60 cm di profondità per un'altezza che è variabile, dipende sostanzialmente da cosa ci si mette dentro, che formato di fumetti. Per i manga, diciamo il formato più piccolo è quello per i manga, ma anche per gli Alan Ford, per i Diabolic. Poi c'è il formato un po' più grande, quello per contenere Topolino, Bonelli. Poi c'è il formato per i comics e infine quello più grande che contiene le riviste. Come sono arrivato a queste due dimensioni, 40 x 60 cm? Allora, i 40 cm, dunque, il mio obiettivo principale era quello di fare la cassettiera, i cassetti più grandi possibili, perché più sono grandi, più cose posso metterci dentro, e quindi c'è meno lavoro da fare, sostanzialmente. Dentro il cassetto volevo mettere 2 file di Bonelli, ma anche 2 file di comics e ben 3 file, 3 di manga. Comunque i manga più piccoli messi uno vicino all'altro, 3, ho preso la misura e poi ho arrotondato a una misura comoda che sono i 40 cm. Per quanto riguarda invece la profondità, questi 60 cm, ho pensato alla trasportabilità della cassettiera, cioè volevo infilare le mani nelle due maniglie e sollevare tutto, cassetto e cassettiera assieme per spostarla facilmente dove più mi stava comodo. E quindi ho dovuto scegliere una misura pratica per me un po', diciamo, io non sono molto alto, di conseguenza non ho braccia molto lunghe, per cui 60 cm vanno bene, riesco ad afferrare comodamente la cassettiera sui due lati. Poi ho pensato anche a, diciamo, un eventuale trasloco, quindi cosa c'è? La necessità di passare attraverso una porta, e le porte misurano tra i 70 e gli 80 cm. Quindi 60 cm più l'ingombro delle mani che devi infilare dentro le maniglie sono sufficienti e ti permettono di passare anche attraverso le porte. La prima cassettiera che ho realizzato, adesso non so esattamente quale sia, ho costruito da zero anche il cassetto. Però poi molto velocemente mi sono reso conto che queste dimensioni, 40 x 60 di profondità, sono anche dimensioni di scatoloni standard. E quindi a quel punto le cassettiere le ho fatte partendo da degli scatoloni che ho semplicemente irrobustito all'interno. Alcuni li ho recuperati, altri invece li ho comprati al Leroy Merlin. Quelli comprati al Leroy Merlin sono tutti con dimensioni, dunque, 40 x 40 x 60 di profondità. Perché ho abbandonato la versione 1.0? Sostanzialmente per due ragioni, di cui una è più importante. Come dicevo, uno dei miei obiettivi era fare questi cassetti molto grandi per metterci dentro molta roba. Però non ho fatto i conti con una cosa, il peso. Se per una cassettiera che ha dentro dei manga, diciamo, ancora è accettabile il peso complessivo del cassetto, per un cassetto invece che deve tenere dentro delle riviste, il peso comincia ad essere consistente. Vi faccio vedere la cassettiera che ho realizzato per contenere la rivista Fumo di China.
Ora questo cassetto già si fa un po' di fatica ad aprirlo. Per sollevarlo ancora, diciamo, ce la faccio, però magari fra qualche anno diventa anche un po' pericoloso, voglio dire, per la mia schiena, sia mai che ti arriva un bel colpo della strega, come si dice, no? Quindi a questo punto ho pensato che cassetti di questo tipo non possono andare bene, non possono funzionare, non sono pratici da questo punto di vista. E quindi la decisione di passare da una cassettiera a vano unico a una cassettiera a due vani, che significa esattamente dividere a metà il peso di un cassetto. Mi sono spostato, adesso sono un po' più vicino al colmo del tetto e in teoria potrei anche stare in piedi, invece sono in ginocchio su un cuscino perché le cassettiere 2.0 sono in basso. In tutto ho realizzato 3 cassettiere 2.0, una per comics, formato comics, e 2 per Topolino. Quelle in formato comics appoggiano per terra, che sono le più pesanti, e sopra impilate ci sono le cassettiere con il Topolino dentro. Come vedete, tutti i cassetti sono stati realizzati con delle scatole che ho comprato all'Leroy Merlin. Una condizione importante per me tra la versione 1.0 e la 2.0 è che grosso modo avessero le stesse dimensioni. Quindi se i cassetti della versione 1.0 sono stati realizzati con delle scatole, parlo delle dimensioni alla base, quindi 40 x 60, questi cassetti sono circa la metà di quella dimensione. Infatti questi misurano sempre le dimensioni alla base e dunque 30 x 40. Quindi due cassetti di questi fanno una profondità da 40 e 30 più 30 è 60 cm, che sono la profondità dei cassetti 1.0. Che cosa sta qua dentro? Beh, di sicuro non stanno 2 file di Bonelli e nemmeno 2 file di comics, però ci stanno 2 file di manga e anche 2 file di topolini. Il principio costruttivo per queste cassettiere, per le cassettiere 2.0, è molto semplice. Ho realizzato la cassettiera, che altro non è che una cornice tridimensionale esterna, e al centro, per ricreare due vani, ho semplicemente inserito un elemento verticale. Perché ho abbandonato la versione 2.0? Beh, il problema era fondamentalmente questo, si vede molto bene qui in questo punto. L'elemento verticale divisorio che ho inserito deforma il cartone, schiaccia, entra nella cornice, nella cassettiera. E finalmente siamo arrivati alla cassettiera 3.0, eccola qua. Come anticipato, di questa esiste un tutorial piuttosto dettagliato e il link lo trovate sotto in descrizione. Sostanzialmente la cassettiera 3.0 non introduce nulla di nuovo perché alla fine è sempre una cassettiera a due vani. Si limita a risolvere i problemi che ho evidenziato prima nella cassettiera 2.0. Non ho fatto altro che cambiare un po' il principio costruttivo. Non più un'unica grande cornice con al centro un elemento verticale, ma due cornici più piccole che ho unito e incollato tra di loro e ho completato con un foglio di cartone doppia onda sopra e sotto. Questa cassettiera rappresenta un po' il punto d'arrivo di questo percorso progettuale. Al momento non ha evidenziato nessun tipo di difetto, ma non escludo che, qualora avessi delle idee interessanti, possa arrivare anche una versione 4.0. Adesso vi faccio vedere un dettaglio. Da qui si vede molto bene che la cassettiera 3.0 e 2.0 non hanno le stesse dimensioni. La cassettiera 3.0 è leggermente più grande. Come mai? Ho cambiato io le misure? Ho sbagliato io le misure? No, niente di tutto questo. Cos'è successo allora? È successo che quando ho avuto la necessità di costruire una nuova cassettiera avevo finito i cassetti della Leroy Merlin. A quel tempo però c'era il Covid e lo ricorderete bene, era vietato uscire dal proprio comune di residenza, quindi andare al centro commerciale, alle Leroy Merlin, a comprare scatole nuove era assolutamente fuori discussione. Ho provato anche a guardare sul sito, sempre della Leroy Merlin, ma erano esaurite, e quindi ho cercato altrove. Ho cercato su Amazon. Cercavo, dunque le scatole che cercavo dovevano avere due requisiti essenzialmente: le dimensioni, quindi 30x30 x 40, e dovevano essere a doppia onda. Poi naturalmente dovevano avere anche un prezzo, diciamo, più o meno simile a quello
che avevano le scatole che prendevo al Leroy Merlin. Quando le scatole sono arrivate a casa le ho misurate ed erano più grandi. All'inizio non capivo perché, poi ho capito. Il fatto è che nelle scatole Leroy Merlin le dimensioni sono esterne, invece nelle scatole prese su Amazon le dimensioni sono interne. Capite bene che la differenza sta nello spessore del cartone. Un doppia onda da 7 mm significa 7 più 7 è 14, 1,4 è quasi 1,5 cm di differenza. Tenete conto che nelle cassettiere vanno 2 scatole, che 2 sono i cassetti, e quindi si passa da 1,5 a circa 3 cm di differenza. Comunque, se per voi avere la dimensione esatta delle scatole è fondamentale, è molto importante, come lo era per me in questo caso, se non trovate l'indicazione precisa nella descrizione dell'articolo, l'unica cosa che si può fare è chiedere al venditore, giusto per essere sicuri. Dalla soffitta è tutto per il momento, perché non è detto che in futuro non ci torni ancora qualche volta.